Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia Journal e oggi progetteremo il tema di luglio che, così per dire, è cascato proprio a pennello e adesso vi spiego il perché. Perché ultimamente stanno arrivando diversi iscritti a cui tra l'altro do il benvenuti al mio canale, da un video che ho fatto in passato, tipo un anno fa, che trattava la tematica dello scrapbooking. Se non ve lo ricordate ve lo lascio qui, è tipo scrapbooking tips, una cosa del genere. Da questo video ultimamente stanno arrivando diversi iscritti perché si vede che è un video che interessa e fatalità ho avuto l'idea di fare questo tema di luglio a tema scrapbooking. Solo dopo ho realizzato effettivamente che poteva fittare perfettamente con questo movimento, questo momento insomma che c'è sul mio canale. Quindi il tema di luglio sarà utilizzando delle pagine di un vecchio journal che è il Black Nose Diary. Non so se lo conoscete, in ogni caso ve lo lascio giù in info box. È un diario bullet journal precompilato con cui avevo fatto la collaborazione qualche anno fa sul mio profilo Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram a proposito. E appunto ho recuperato delle pagine da questo journal perché non lo usavo più, giustamente. Ho recuperato principalmente le cover page, le quote e delle pagine con i numeretti che mi potevano tornare utili, insomma solite cose che tieni e poi non sai mai se le usi, no? E invece sono tornate utili perché avevo poco tempo, non avevo voglia, non avevo tempo di pensare, non avevo neanche il cervello perché con questo caldo mi si è fuso pure quello. Quindi ho detto perfetto, usiamo queste pagine ed è venuta fuori anche una cosa carina pur essendo improvvisata. Quindi bando alle ciance, vi lascio il video e buona visione. Ho preso un pezzettino di foto di tipo scogliera con i vari alberelli e l'ho messa un po' così, un po' effetto onda tipo mare. Poi avevo la parte sopra di questa foto che in realtà era un pezzo di un vecchio journal che aveva appunto queste pagine cover page con questi paesaggi. Ho detto vabbè, riutilizziamole, dato che poco tempo avevo, andava bene così. Quindi ho usato quella parte sopra per creare sempre con la stessa forma anche strappata e ho scritto July in modo molto semplice, minimal, pochi fronzoli, curato e basta. Poi nella parte della pagina di sinistra volevo mettere una quote e sempre da questo journal ho recuperato delle frasi che erano sempre parte di pagine divisori eccetera, quindi ho tagliato dei pezzettini che rimanevano di questa mini scogliera con appunto il pezzo di mare per creare un po' di continuità nella pagina a fianco e poi appunto ho cercato una quote che fosse un po' adatta a luglio, che appunto fosse anche abbastanza bellina da vedere, che non fossero solo due righe. Qui l'ho un po' strappata a caso per dargli una forma un po' interessante. Poi ho visto che non riuscivo a capire come metterla nella pagina, ho strappato altri pezzetti di mare per vedere se riuscivo a metterli in qualche modo tipo puzzle. Questo è stata un processo molto lungo perché ero un po' indecisa, non riuscivo a capire sto coso con lo spigolo, se stava bene, se dovevo metterlo sopra, sotto, di lato. Ho provato a spezzarlo 10.000 volte, ho fatto una marea di pezzettini finché non ho detto ok, ne metto solo uno perché sennò divento scema. Quindi ne ho messo solo uno e tra l'altro ho sempre utilizzato l'altro per fare un altro pezzettino perché non ero contenta, era troppo vuota la pagina, quindi sempre quello ho continuato a girarlo e rigirarlo perché giustamente mi voglio del male, finché appunto non sono riuscita a trovargli un dritto e fare questa roba. Poi ho detto bene, e lì cosa ci scrivo? Non sapevo cosa scriverci, è stata mezz'ora a pensarci, credevo di scriverci luglio, credevo di fare un disegnino, poi ho detto beh, ma potrei fare le palmette, quindi ecco ho provato a replicare le palmette che c'erano nella pagina di destra, un po' effetto outline, molto stilizzate alla persona che non sa minimamente disegnare e devo dire che vabbè sì, può essere, ci stava giusto per riempire un minimo questa paginetta. E niente, poi come al solito ho fatto un po' di outline anche tipo gli spezzettamenti della carta e niente, questa è la cover page, quasi carina per averla improvvisata in 2 secondi. Poi sempre di questo journal, perché appunto volevo riutilizzarlo, ho beccato una pagina che aveva il calendario però era di gennaio ed era quello un po' più simile, quindi l'ho tagliato e con le varie striscioline ho provato a unire tutti i vari puntini. È stato un lavoro molto certosino perché ero lì tipo aspetta che non sto lì a unire magari il 15 con l'1 perché giustamente il caldo mi batteva in testa e quindi sono stata lì un attimo a capire quanti numeri dovevo mettere, tagliare, attaccare, fare, brigare.
Ecco, quindi ho attaccato molto certosinamente queste striscioline e ho cercato di allinearle il più possibile, di tagliarle il più possibile simile, però giustamente la precisione non è una delle mie doti in questi mesi, quindi guarda, va bene così. E tra l'altro non so se notate la forbice immensa, perché sono in trasferta, quindi non ho niente se non forbici da cucina, una colla, una penna e sti fogli, quindi diciamo che è anche troppo per quello che sono riuscita a creare con queste poche diciamo pochi strumenti. Però devo dire che comunque in linea di massima avere pochi strumenti a volte aiuta, perché bisogna ingegnarsi nella vita, e il fatto di avere questi pochi strumenti, quindi avevo praticamente solo questo, cioè una penna nera e queste pagine avanzate da sto vecchio bullet journal, ci stava, perché wow, sono riuscita a ricreare un nuovo journal con le pagine vecchie di un journal, quindi perfetto, c'è riutilizzo, c'è tutto, c'è qualsiasi cosa, minimalismo, tremendo. Quindi sono passata a scrivere poi le varie month calendar e i vari giorni della settimana, e ho finito di fare il mio lavoro certosino, attaccare tutte le varie numeretti eccetera, e poi giustamente sono arrivata alla fine di questa pagina e non sapevo minimamente come riempirla, perché la foto che avevo era finita, quindi ho detto speriamo che gli altri mesi dell'anno di questo bullet journal fossero stati qualcuno magari con dell'azzurro, perché sennò avevo finito tutte le idee. E quindi scusate l'accento veneto che mi è partito, però stanchezza batte in testa. Quindi ho trovato fortunatamente che giugno, mi pare, no, cos'era? Luglio mi pare, e aveva anche quello del mare, perché giustamente sono stati molto artistici nella creazione di questo bullet journal e hanno fatto 3 mesi di estate tutti e tre con le foto del mare, quindi perfetto, sono stata anche fortunata. E niente, ho staccato altri pezzettini un po' azzurrini eccetera, qui ho scritto July perché non sapevo cosa scriverci / disegnarci, e volevo disegnare subito la palmetta, poi ho detto no, ma qua non c'è palmetta, cioè non c'erano palmette in questo tema, cioè in questa pagina, in questo pezzo di pagina, quindi non aveva senso. Quindi sono passata a staccare un po' di pezzettini a caso, qui c'era un pezzo di spiaggia e ho detto boh, dove lo metto? Volevo sovrapporlo, poteva essere carino, poi ho detto dai sì, lo metto in cima, e insomma ho detto dai, proviamo a creare una cosa un po' interessante, un po' movimentata. Quindi ho preso il pezzettino, diciamo, sempre di recupero della parte sotto della quote, che ho utilizzato per fare poi le expenses, e qui ci ho fatto un accrocco con gli altri pezzettini rimanenti, cercando di farlo incastrare in qualche modo, e devo dire che non mi è neanche dispiaciuta come idea, perché sembra quasi che il pezzo di carta venga fuori da in mezzo in qualche modo e sia carino, insomma, ecco. Poi le spese, ho scritto la parola in verticale, che non sono troppo convinta di questa scelta perché non si collegava con niente, però vabbè, ormai l'ho fatto. E poi appunto il solito item oddio, non so parlare inglese stasera, scusatemi. Item, amount e la data, insomma. Quindi sì, poi ho detto boh, come lo distingo, come lo collego alla pagina precedente, quindi ho creato i cerchietti che saranno dove scrivo la data, e ho detto beh dai, quasi è venuto carino, quasi sembra che una cosa c'entri con l'altra, quindi perfetto. Poi sono passata a fare gli habit tracker, che ultimamente compilo gran poco, come tutto il bullet journal, perché ultimamente veramente lo uso pochissimo, non perché abbia perso la passione, perché a me piace crearlo, ma no, sono talmente incasinata mentalmente che neanche il bullet journal riesce a aiutarmi ultimamente, e quindi ho bisogno proprio di momenti in cui guardo l'infinito e penso e basta. C'ho proprio questi momenti di blackout, e quindi il bullet journal non mi aiuta purtroppo. Però vabbè, ci si prova, io continuo a farlo, che prima o poi mi tornerà questa ispirazione da bullet journal. Quindi anche qui ho preso dei pezzettini di mare, li ho un po' attaccati a caso, e ho fatto i miei soliti habits, che sono bere almeno 2 litri di acqua al giorno, workout, postare, che non posto mai ultimamente, quindi sono veramente una brutta persona, e cos'era l'altro? Mangiare sano. Che ultimamente però devo dire che lo rispetto, perché mi sto molto concentrando sulla mia alimentazione, sul fare cose sane, diciamo, quindi anche stare meno davanti al computer, motivo per cui posto meno anche in realtà, perché sto meno davanti al telefono, al computer eccetera. Mi sto prendendo un momento un po' di detox, un po' da tutte quelle cose che mi facevano un po' andare sovrappensiero. E devo dire che ne sto giovando, quindi se anche voi avete questo momento nella vita, prendetevi un momento di pausa, perché un momento di pausa va sempre bene.
E qui non mi ricordo cosa stavo facendo, probabilmente mi stavo ricordando che Habits usavo di solito, perché giustamente non sono più abituata a ricordarmi i nomi degli Habits perché non li compilo, quindi ero lì che probabilmente pensavo a che Habits dovevo scrivere. Quindi ecco, ho fatto tutti i numeretti, ho scritto i testi in verticale, sempre per lo stesso discorso di prima che non c'entrava niente, però in questo caso ho detto lo facciamo centrare quella pagina di prima in qualche modo, così sembra che si colleghi in qualche modo il tema. E poi nella pagina di destra ero un po' in dubbio su cosa mettere, perché sinceramente ultimamente non uso quasi niente il bullet journal, come vi ho detto, quindi anche i mercatini eccetera, a parte che i mercatini si sono un po' fermati per il discorso del caldo, non sapevo che pagina fare, diciamo, per la pagina di destra, quindi sono passata a fare una pagina per diciamo, le vacanze, quindi un recap delle vacanze, dato che a luglio andrò un paio di giorni al mare con la mia migliore amica, e poi comunque avrò dei giorni che andrò al mare così sporadicamente o comunque in giro. Mi sono fatta un po' una paginetta recap delle vacanze, che secondo me ci sta, ma anche solo semplicemente per ricordare qualcosa, momenti belli, momenti brutti, un po' di così, insomma, anche magari qualcosa da portare dietro, non lo so. Non so ancora cosa mi servirà questa pagina, lo scopriremo soltanto vivendo, intanto l'ho fatta e così ho riempito anche la pagina di destra, non potevo lasciarla vuota, giustamente doveva abbinarsi in qualche modo al tema e avere un senso, quindi intanto l'ho fatta, poi vedremo se la userò, spero di sì comunque. E questo è il tema, spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!